La rete è un luogo sempre meno virtuale e sempre più reale. Qui le persone decidono quali prodotti acquistare, cosa mangiare e dove passare le proprie vacanze, ma in generale proprio in rete e sui social che passano la maggior parte del proprio tempo. Ecco perché ascoltare la rete significa comprendere in profondità e in anticipo nuovi gusti e trend anche dei propri clienti. Cosa vuol dire social listening e come si ascolta davvero la rete? Scopriamolo insieme. Questa è l'espressione tipica della persona a cui spiego per la prima volta cos'è il social listening. Le persone pensano che siccome hanno il sito, una pagina Facebook o magari il numero di telefono pubblico, allora chiunque è interessato ai loro prodotti o servizi userà solamente questi canali. Ma magari fosse così. Pensa che l'89% dei messaggi che riguardano un brand non vengono mai gestiti. Quindi 9 messaggi su 10 in pratica non ottengono mai risposte dai brand. Non c'è monitoraggio, non c'è nessuna moderazione, nessun tipo di tracciamento. Le persone che parlano del tuo prodotto, della tua azienda, ti assicuro che non si preoccupano di taggarti per farti arrivare la notifica. Di fatto, se ti devono fare un complimento, se ti devono insultare, lo fanno e basta ovunque si trovano online in quel momento. Pensa cosa succede nei forum quando le persone chiedono opinioni, consigli su un prodotto o servizio. Se la tua azienda viene citata, tu non lo saprai mai, neanche se lo cerchi su Google. Lo stesso succede per i tweet, gli articoli sui blog o sulle testate. Se non ascolti la rete, ti perdi la parte più preziosa dei feedback dal web. Ma capiamo insieme come funziona l'ascolto della rete. Ascoltare la rete. Già, in realtà la rete non è che propriamente si ascolti, nel senso che è silenziosa, al massimo ci può essere il suono di qualche notifica, ma il nostro obiettivo quando si tratta di social listening è quello di andare a intercettare, raccogliere e leggere tutto ciò che viene pubblicato online su un determinato argomento, che può essere un argomento generale come un settore, un problema, un servizio, un prodotto, oppure molto specifico come un brand, un personaggio pubblico o anche un nome e cognome. Andiamo a intercettare tutto quello che viene scritto pubblicamente, quindi non ciò che è privato, che ovviamente non può essere estratto, ma tutto ciò che viene scritto come commenti, post, recensioni, quando le persone esprimono la propria opinione. Per farlo, per riuscire a raccogliere nello stesso post, quindi in una dashboard, in un software o anche in un foglio di calcolo, tutte queste conversazioni, non è più necessario fare come in passato, quando si doveva scaricarle a mano. Quindi se avessi voluto capire quanto si parla online delle ricerche di mercato, ad esempio, dovresti andare su ogni singolo social network e salvarti copiandoti tutti i contenuti, tutti i tweet, tutti gli articoli con la data per poi ricostruire un grafico. È chiaramente un lavoro molto molto lungo e laborioso. Oggi, grazie a dei software detti appunto di social listening, è possibile farlo istruendo il software in che cosa andare a trovare. Quindi si crea una cosiddetta query di ricerca e può essere più o meno complessa in base al tema che devi studiare, e da lì sarà il software a raccogliere e intercettare online tutte queste conversazioni pubbliche. A questo punto, grazie all'elaborazione di questi dati, potrai capire quanto se ne parla, come è cambiato l'interesse nel tempo, quali sono i temi chiave che scatenano un sentiment che può essere positivo o negativo e anche chi ne sta parlando, quindi chi è più influente o chi è semplicemente più interessato all'argomento. Ascoltare la rete quindi può darti un incredibile vantaggio competitivo, puoi cogliere nuove opportunità prima di tutti i tuoi concorrenti, puoi capire più a fondo i tuoi clienti proprio per riuscire a comunicare con loro in modo più empatico. Presidiare il web ti permette proprio di moderare le conversazioni e evitare magari che un piccolo problema che hai avuto possa trasformarsi in una vera e propria crisi di reputazione se non gestita opportunamente. Puoi di fatto tenere sotto controllo tutti i temi caldi che riguardano il tuo settore, magari scoprire immediatamente tutte le news, i pettegolezzi che riguardano i tuoi concorrenti. Pensa a quanto potresti apprendere velocemente e quanto questo significherebbe per te. Se ti è piaciuto questo video, allora seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data.